La nostra aviazione non dà requie all'avversario anche nel Mediterraneo orientale. Squadriglie di bombardieri decollano verso le basi inglesi. C'è anche cellulare dopo l'8 settembre. Prima dell'8 settembre ero a Rorodi col 30° stormo dove si andava a bombardare i terminali petroliferi. Si partecipava anche contro le navi, con bombardare le navi, ma più che altro erano l'opera di sommergibili italiani e dei carburanti che stazionavano all'aeroporto di Gadurà, dove c'era Buscaglia, dove c'erano tutti Buscaglia, Fazzoni, c'erano tutti gli altri. La mia qualifica è armiere artificiere, avevo bombe siluri. Io quando ero a Rodi, quando è successo di aver trovato quel chinino lì, me lo sono tenuto nascosto, fino a quando ho trovato da nasconderlo in un muro dietro questo gabinetto, come se fosse stato lontano dall'ingresso. C'era un muro, dietro il muro c'era una famiglia di turchi, no? E ho trovato un buco, l'ho nascosto lì, questa cosa. Poi sotto il muro, distanza 2-3 metri, c'era scavato una fossa larga, ecco, tanto così, sopra delle asse lunghe un 30-40 metri, era il gabinetto di tutti. Uno metteva su un piede qua, un piede di perché acqua non ce n'era, uno faceva i suoi comodi bisogni, lì c'era una pala con la terra, si buttava giù 4 pali di terra, quello che mancava era l'acqua, non ci si poteva lavare niente. I vestiti erano sempre quelli, che avevamo da cambiarci. In compenso però c'erano i tedeschi che ci portavano da mangiare. Allora una volta al giorno ci portavano il famoso mattone, che era un pezzo di pane nero così, bastava per 2 giorni. Una brodaglia una volta al giorno, ogni tanto ci stava dentro un pezzo di carne, ma di quale tipo di carne. In compenso si navigavano tanti di quei, non so se c'erano cimici, non so, ci era dentro tutto, ma quando si ha fame devi guardare o mangi sta minestra o salti sta minestra. Lì poi a un certo punto è arrivato che un giorno mi prendo e dico ho la febbre, e allora dicevo per me è malaria, aspettiamo l'arrivo dei nostri ufficiali che vengono a dormire. Arrivano un ufficiale di Vigevolo o di Voghera, chi era, mi guarda, fai malaria, qui ci vuole il chinino. Io ho sentito parlare chinino, qui ce l'ho chinino, ma questo sta delirando, c'ho chinino. Guarda, date dietro in quel punto lì, guardate al quarto o quinto asse che c'era, dietro trovate, muovete sto sasso, state via una mezz'ora in 3 a cercare, invece l'hanno trovato, ho sentito quello che ho sentito, ma non si riesce. C'è il chinino, siamo qui tutti senza chinino e tu sai che. Allora, mi hanno imbottito il chinino, mi hanno trovato, poi l'hanno distribuito tutto il resto. Morale che è finito dopo, verso alla fine di ottobre, ci viene comunicato che ci sono 3 alternative da scegliere. I tedeschi hanno occupato tutta l'isola, si sono rinforzati. Allora, la prima alternativa è o andare in campo di concentramento in Germania, la seconda a collaborare con i tedeschi, entrare nella Wehrmacht, cioè nel campo della Luftwaffe, no? Oppure aderire alla Repubblica Sociale Italiana. E qui dico io, qui ho preso la malaria, ho un fratello sergente maggiore a Mostar, in Jugoslavia, con un cugino ferito alla schiena che era a casa all'8 settembre, meno male se n'è andato in Svizzera subito, perché abitavo in Valganna, la Svizzera è vicina. Un altro fratello è imbarcato sulla corazzata Duilio. In Italia non sapevo niente. 2 giorni prima avevo ricevuto una lettera del mio papà che, essendo stato uno squadrista, era stato richiamato alle armi, malgrado che avesse 3 figli alle armi. Ha dovuto portare con sé l'ultimo mio fratello,
che aveva 13 anni, hanno chiamato a Piacenza per essere sottoposto a visita militare, per essere arruolato. Poi dopo l'hanno sfruttato da 2 giorni perché era senza denti, era stato operato d'ulcera, aveva altri problemi addosso. Morale che, ma io questo non lo sapevo. Come facevo a sapere? Che tornati a casa, visto considerato che tutti si sono salvati. Io sono qui a fare che cosa? Vado in Germania prigioniero e vado con i tedeschi, ma io no, con i tedeschi non voglio mica andare. Dico, ho fatto il mio esame di coscienza e ho detto vado a casa anch'io. Vado a casa a vedere cosa succede, e poi qua nostra a casa deciderò. Così ho dato la mia adesione e al 29 novembre mi hanno portato ad Atene. È arrivato uno Junker 52 e mi hanno portato dall'aeroporto di Maritza a Gadurra. A Gadurra ho conosciuto uno del mio stesso paese. Nel parlare insieme, perché c'è la pronuncia mia, dico ma tu sei di Milano? No, dici Milano, poi dico sono lombardo, capiti? Però sono di Varese. Ma che sono di Varese? No, ma io non di Varese, sono di Curano. Che sono io di Curano? Ma tu chi sei? Mi fa. Come ti chiami? Mi chiamo Girotto. Ma sei fratello Valentino? Mio cugino. Ma io sai, sono anch'io di Curano. Ho detto prima che abitavo a Ferrera perché la mia casa è proprio a 10 metri dal confine con il comune di Ferrera. E morale, siamo arrivati ad Atene. Ad Atene sono rimasto lì dal 27 di novembre fino alla vigilia di Natale del 25 e siamo partiti dalla vigilia di Natale del 25 sul carro bestiame, così da notare che faceva freddo, con le 2 portiere dei vagoni che andavano ad aprire. In mezzo ci hanno messo un mezzo barile con dentro un po' di brace e ci hanno lasciato lì dei pezzi di legna da poter far fuochi, da scaldarci un momentino. Ma da Atene per arrivare a Salonicco avremmo impiegato un 3 giorni. Ogni tanto il treno si fermava perché c'era uno scartamento ridotto e allora si fermava per passare l'altro treno, o perché c'era da attraversare un ponte e non si trovavano più i macchinisti perché non volevano passare il ponte. Morale, finalmente arriviamo a Salonicco. Salonicco partiamo, andiamo per andare verso Skopje. Poi c'è una deviazione, andiamo a finire in Bulgaria. In Bulgaria era l'ultimo dell'anno. Arriviamo in Bulgaria, dopo un'ora, perché non parte più il treno? Perché con la neve tutti in giro, freddo cane, e i macchinisti non si trovano più. Abbiamo passato tutta la fine d'anno e il primo dell'anno senza mangiare. Poi c'era della gente lì, dei bulgari che arrivavano, che avevano ai piedi delle fasce, tutte bendate, non avevano scarpe. E io ho barattato una camicia dell'aeronautica che era scucita, però la mettevo giù qua, dopo 5 minuti era qui perché era piena di pulci e tutto il resto. Perché da quando siamo partiti dal 25 dalla vigilia di Natale non ci si lavava, non c'era più niente da fare, niente. Pensi che lei nel gabinetto, tanto che il treno che andava, uno si attaccava le maniglie lì, apriva la portiera e se la faceva fuori. Non c'era altro da fare, ma guarda, io ho barattato quella camicia lì, un paio di calzini e una maglietta che era mezza straccia da poter buttare via, no? Mi hanno dato 10 bottiglie di cognac da 3/4 e 7 pacchetti di sigarette. Io mi sono rintanato in un angolo della mia cosa, me la bevevo tutta la scuola, tutto il giorno uno, dormivo sempre, non sentivo perché avevo freddo, ma se mettevo vicino al coso cominciavo a grattarmi, no? Se allora dico è meglio stare al freddo, per stare al freddo e bevevo il cognac e giù la bottiglia, giù, fino ad arrivare a Skopje. Finalmente il giorno 2 siamo ripartiti, file di vagoni
carichi di italiani dentro nei vagoni sigillati, che dai finestrini, dove andate voi? Prigionieri di guerra ci portano in Germania ai campi di concentramento. E poi noi torniamo in Italia. Ciao, sono in Italia, state bene. L'ultima bottiglia l'ho comprata a Postumia, l'ho comperato, prendo una bottiglia di cognac ancora, l'ho pagata su 80-90 lire, e con quella l'ho bevuta fino a Verona. E poi dopo Verona sono tornato a Milano, sono arrivato a casa con l'ultimo treno alle 8:30 di sera, alle 9, che come ho suonato il campanello, viene incontro mio fratello, mio figlio, mio fratello mi dice arrivo, sento la sua voce, d'accordo. Come all'aeroporto gli dico benito, lo prendo, l'abbraccio e lui ha preso uno spavento, 2 giorni dopo è venuto fuori di Tenerife, per lo spavento che ha preso. Mio padre corso subito con la pistola in mano, c'era la realtà. Ma poi abbiamo visto è rimasto lì, ma meno male che uno lo vedo. Lì mi hanno portato subito in Piazza Novelli, Piazza Novelli mi ha dato la licenza, mi ha detto però abbiamo il suo nominativo e il suo indirizzo, se non rientra alla data stabilita chiude i mai giovani per i genitori. Morale, questo qui è finito, io ritorno dopo la licenza alla prima Zaddi di Milano, mi dicono l'alternativa un reparto caccia, un reparto di lucerolante, un reparto di trasporto Italia-Germania. No, il trasporto non lo faccio mica. Alla caccia non mi va perché vedo volare gli altri, io sono qui, io sono venuto per volare, volevo volare. Chi c'è che comanda? Fagioli. No, quando sento Fagioli dico, cavolo, è sempre citato dai bollettini. Sul giornalino che io prendevo allora, che era intitolato Ala Tricolore, parlava di Fagioli, di Massimiliano Erasi, di Giulio Cesare Graziani, di Buscaglia, ma dico, vado poi al giornale. Infatti mi sono presentato all'aeroporto di Venegoro il giorno 9 febbraio, il giorno prima avevo fatto il giuramento alla Repubblica loro e il giorno 9 sono arrivato io. Io ho cominciato a fare la conoscenza con gli altri avioni tutti quanti e poi ho cominciato a volare sull'S-79 prendevano l'aereo e con l'insergente maggiore Fabri andavo all'aeroporto di Ronate Pozzolo a fare il pieno di benzina e poi un volo di 5 minuti andare e 5 minuti tornare. E c'erano poi, cominciano ad arrivare dei nuovi piloti, si volava anche con le bussole fuori porto, che qualcuno diceva ma qui le bussole non funzionano, ma guarda che ci devi andare di qua, non guardare la bussola, tu quando ti porti un po' in alto, alla sinistra vedi quella montagna, quello è il Sacromonte, no? Davanti a te, quando vedi un grande casermone, è la fabbrica dei preti, era il seminario. Tu guarda la fabbrica dei preti là, tu hai diritto a quando arrivi là sei a Venegoro. Poi dopo cominciamo a mettere a posto, a riordinare le cose come c'erano, parecchi cominciano ad arrivare, pochi alla volta, qualcuno ci doveva arrangiare, qualcun altro arrivava nuovo.